Se qualcuno ha seguito anche solo un po' Superbike dell'anno scorso sa quanto io abbia elogiato Toprak e quanto fossi contento di vedere qualcosa di diverso. Questo weekend a Phillip Island è stato molto agitato e con Post Superbike andiamo a vedere che cosa è successo. Solo gli stupidi non cambiano idea, ma andiamo a vedere per gradi. Già al venerdì eravamo messi così. Moto non mota, la moto non frena, la moto non gira, la moto non è stabile. E in effetti che qualcosa sia cambiato è innegabile. Inoltre che Phillip Island non sia facile, lo abbiamo appurato dalle 1000 cadute che ci sono state. Infatti Johnny Ray non ci è nemmeno arrivato al weekend di gara, quindi già una Yamaha sfitta senza pilota. La Super Pole non ha nemmeno il tempo di iniziare ed ecco sventolare la prima bandiera rossa del 2025 e la prima rottura ossea. Iker Lecuona si stende con la sua Honda alla curva 9, fa un bel high side e rottura del quarto metatarso del piede sinistro e ciao ciao Australia. Continua così la parabola di sfiga del povero Iker che ha già dovuto saltare parte dei test a causa di un altro infortunio. Meno male che qui in Australia la Honda ha portato anche Nagashima, altrimenti Vierge sarebbe stato da solo perché purtroppo McKenzie fa quello che può con la moto clienti di Mie e Zaidi non si è nemmeno qualificato. Comunque riparte la Super Pole e succede qualcosa di perfetto. Toprak sceglie la posizione giusta e trova il traino di chi? Del suo più acerrimo nemico, Bulega. E qui vola e Toprak è capacissimo di andare sempre al limite del mezzo che è sotto le chiappe, si incolla dietro a Bulega e fanno 3 giri insieme. Bulega guida come se fosse sui binari, mentre Toprak è costretto a una guida molto più sporca del solito e già lui non è dei più puliti. Risultato, pole stratosferica di Bulega e tempo praticamente identico per Toprak, staccato di meno di un decimo di secondo. Dietro di loro Landa desolata, Iannone è terzo a 4 decimi. I limiti della BMW però si fanno già sentire al secondo giro lanciato. Tenere il ritmo di quella Ducati per più di un giro è impossibile. Infatti le riprese sono tutte per Bulega e dietro si vede Toprak allontanarsi piano piano. La moto continua a scomporsi e lui non è per niente felice e i suoi gesti quando è ancora in sella non lasciano spazio a dubbi. La moto non va come vorrebbe e è incazzato nero. Ma i conti si fanno alla fine delle gare e comunque la sua è l'unica moto non Ducati nelle prime posizioni. Il miracolo è ancora possibile. Che poi dove sta scritto che devi sempre vincere? Capisco nella sua posizione, però dopo la raffica di infortuni degli ultimi 2 mesi io porterei a casa più punti possibili, perché se cerca di fare le cose che fa Bulega prima o poi le uova si rompono e la frittata viene bella grossa. Terzo dicevamo bravissimo Iannone, poi Petrucci e signore e signori è tornato Redding, il bello e il brutto del nostro sport. La moto fa tantissimo. Partiamo per gara 1, pronti via, prima gara dell'anno e anche se parte male Toprak fa capire subito che non ha alcuna intenzione di amministrare, ma Bulega è inarrivabile, scappa via già dalla prima curva. Le prime 6 moto sono Ducati con in mezzo la BMW di Toprak che deve sgomitare e tenersi la posizione. Ragazzi, si vede lontano un miglio che la BMW non è minimamente quella dell'anno scorso. Purtroppo le gare a Phillip Island sono disputate in flag to flag perché per la sicurezza è meglio non superare i 10 giri per via del layout eccetera eccetera eccetera. Ripeto quanto l'anno scorso, non è possibile che non ci sia una gomma in Pirelli che possa percorrere quella distanza, ma lasciamo la polemica della gomma a parte. Dicevamo, dietro Bulega, battaglia vera e al secondo giro cade Jari Montella che come avevamo detto qualcosa dovrà imparare e comunque fino ad ora weekend molto positivo. Pazzesca la progressione a gomma nuova di Bulega che fa un altro mestiere e alla fine del secondo giro ha già 2 secondi e 8 di vantaggio dal gruppo degli inseguitori. E che inseguitori? Toprak, Redding, Bautista, Petrucci, Iannone che si danno fastidio a vicenda favorendo la fuga del leader, ma non pensate male, cioè Bulega sarebbe scappato lo stesso. Questo weekend è letteralmente su un altro pianeta e al quinto giro ha 5 secondi di vantaggio. Iannone a un certo punto sembra avere un problemino, nessuno capisce che cosa sia successo, anche perché poco dopo riprende a spingere, ma ormai la lotta per il podio è andata a farsi benedire. Un vero peccato perché Andrea era l'unico a avvicinarsi al passo di Bulega. Nelle retrovie malissimo Gerloff che dopo essere partito 17esimo tra escursioni nell'erba e problemi tecnici è costretto al ritiro dopo appena 6 giri. Di certo non è un buon inizio per l'unica Kawasaki rimasta in griglia e per Garrett ancora alla ricerca di una rinascita che non sembra arrivare fino a questo momento. All'8º giro bruttissimo volo di Van de Mark che scivola alla curva 1 e lancia la sua BMW nell'iperspazio. Raga, che volo, grande rotolata della moto e lunga scivolata per il pilota senza infortunio, ma che spavento. Mentre guardavo la caduta di Van de Mark ho avuto questo dilemma: che cosa ha portato di buono a BMW aver stravinto con Toprak nel 2024? Quest'anno in pista ci sono solo le 2 ufficiali
ufficiali. Già, perché se vi siete persi il video pre-Superbike, che vi invito e ve lo lascio qua in alto a recuperare, forse non sapete che nella stagione 2025 BMW non fornisce moto ad alcun team privato, tradita anche dal team Bonovo che ha deciso di passare a Ducati. Quindi cosa rimane in mano al marchio tedesco? Oserei dire un fenomeno come Toprak, super concessioni finite, setup da rifare, nessuno vuole correre con la loro moto. A questo punto io mi chiedo cosa faranno se nemmeno il talento di Toprak basterà a colmare l'enorme gap tra loro e la Ducati. E poi, cioè, a livello di brand, a cosa serve una cosa del genere? Cioè, preferisco Yamaha a questo punto, che comunque con un pacchetto, possiamo chiamarlo obsoleto, schiera 6 moto. E fra un pensiero e quell'altro e un flag to flag di mezzo arriva la metà gara e l'attesissimo cambio gomma obbligatorio, e l'ingresso in pit lane è una bella giungla e alcuni piloti tirano staccate della vita mezzo metro prima di inserire il limitatore, e la scintilla non può che non scoccare tra i due piloti più caldi del weekend, Redding e Toprak, che si ostacolano a vicenda. Bellissimo vedere Redding mandare a quel paese Toprak, anche perché mi dà quel profumo di tipo old school, non so se avete presente. Il pit stop ovviamente non cambia la gara perché lo devono fare tutti. Bulega è l'unico pilota a girare sotto il muro dell'1.30 e taglia il traguardo con un discreto vantaggio, ma attenzione a Toprak che conclude secondo, ma nell'ultima parte di gara il passo era come quello di Bulega. C'è da dire sempre il fatto che Bulega dalla tabella vedeva il distacco, quindi non stava tirando eccetera, se no il distacco sarebbe stato maggiore, solite cose da gara. Comunque di distacco ce n'era tanto, 4 secondi abbondanti. Terzo Bautista e fuori dal podio Redding, quinto Petrucci, e io metterei punto esclamativo sulla performance di Bassani, progetto nuovo, bimota, moto nuova, chiude nono a 10 secondi da Bulega in una gara lunga. Mi sembra veramente un buon inizio, ma questo ragazzi era il primo giorno di gare, perché come sappiamo e come spesso abbiamo visto, il giorno dopo, ovvero la domenica, cambia tutto, soprattutto in Australia, visto che sabato 36 gradi e 40 d'asfalto, domenica 22 nell'aria e 35 d'asfalto. Infatti la prima gara di domenica è la Super Pro Race, 10 giri come al solito che si fanno a fuoco, niente pit stop. E vi ricordate quando ho detto che se Toprak non avesse preso coscienza dei limiti della sua moto avrebbe fatto la frittata? È esattamente quello che succede in curva 4 al primo giro, quando fa quella che a mio avviso è una cazzata micidiale, c'è una roba veramente da rookie, ma c'è che ne so, tipo R7 Cup, cioè canna completamente la staccata e punta dritto contro Iannone e lo evita, ma per un pelo, molla i freni, gli passa davanti, ma per una questione di millimetri. Che poi la cosa che mi ha fatto pensare è la velocità alla quale è entrato in ghiaia, cioè altissima, fotonica. Questo vuol dire che sì, la moto, il setup, ok, ma qui proprio abbiamo sbagliato il punto di frenata, e vi posso assicurare che Iannone qualche anno di vita l'ha perso. Questa però è la conferma che Toprak non ha il pieno controllo della moto e si sta prendendo dei rischi assurdi per tenere il ritmo delle Ducati. Cioè pensate, il mago delle staccate che sbaglia una staccata. Cioè, ma l'anno scorso l'avete mai visto sbagliare così? Non c'è dubbio che questa BMW non ce l'ha tra le mani per niente. Si vede anche quando in gruppo, perché lui è sempre stato un super frenatore, di quelli che tagliano la linea con il freno in mano, mentre adesso ci mette mezz'ora a inserire la moto. Si vede anche a occhio nudo, perché da pilota la prima cosa che fai quando la moto non gira è ti prendi spazio sfruttando tutta la pista per dare più spazio e tempo alla moto di voltare, ma rispetto all'anno scorso non sembra nemmeno lui. Come finisce la gara? Ovviamente vittoria di Bulega, podio tutto italiano, completato da Iannone e Petrucci. Redding sempre quarto davanti a Sam Lowes. E se non ci avete fatto caso, ve lo dico io, 5 Ducati nei primi 5 posti. Manca uno, Bautista, ultimo. Alvaro sbaglia esattamente alla staccata del tentato omicidio di Toprak su Iannone e poco dopo si stende. E qui giù il cappello a Alvaro che si rialza, porta la moto al traguardo, nonostante un ultimo posto garantito. Buon Locatelli sesto con la Yamaha, degno di nota anche il settimo posto di Alex Lowes sulla bimota. Che dire, secondo me bimota motorizzata Kawasaki si sta facendo le ossa, ma la prima gara è già messa meglio di Honda. E adesso arriviamo a gara 2, che anche se è uguale a quella del sabato, quindi format lungo, la domenica è sempre quella più importante, quella definitiva. E la partenza di gara 2 non fa che confermare il trend. Bulega primo parte e primo resta. Dietro Jari Montella va largo facendo perdere una marea di tempo a Bautista, che si vede costretto a inseguire fin da subito. In seconda posizione Iannone, che se è libero da problemi tecnici va veramente forte. E proprio nei primi giri Bulega passa come se fossero dei birilli Petrucci e Redding sul rettilineo. C'è una differenza di motore folle. C'è da dire che Alvaro aveva la scia di due ottime moto con due piloti abbastanza alti, però veramente impressionante. Anche Toprak tenta il rimontone, ma i problemi continuano.
fermano. Riesce a passare Petrucci con la saga del non ho in mano la moto, con tanto di contatto tra i due piloti, cioè gli dà una carenata della Madonna. Danilo finisce largo. Tra l'altro, da notare l'atteggiamento signorile di Petrucci, che non ha fatto una piega. Così si fa. Poi a fine gara ne parliamo. Toprak chiede scusa, ma non è assolutamente il modo di guidare. Che la BMW sia irriconoscibile lo dimostra anche Van de Mark, un po' per la caduta di ieri, ma naviga proprio nelle retrovie, addirittura 14esimo, girando più piano di quasi un secondo di Toprak. Nel frattempo davanti le cose non cambiano per tutta la gara, anche dopo il cambio gomma. Bulega riparte mantenendo il primo posto, mentre dietro Iannone e Redding lottano per il secondo posto, seguiti da Bautista. E come ha fatto Redding a avvicinarsi così tanto da Iannone, visto che non era così vicino? Che abbia fatto un pit stop lampo? Ebbene sì, signori, ha infranto il timing minimo per la sosta ai box, che si chiama Pit Intervention Time, e gli danno una penalità di 3 secondi. E manca uno all'appello. Toprak dov'è? Si è ritirato. Dopo il pit stop è uscito dalla pit lane scuotendo la testa, per poi rientrare alla fine del giro spaccando il cupolino con un pugno. E ora apriamo una parentesi. Non si fa così, perché purtroppo sì, i risultati in pista contano, ma per il mio umile modo di vedere, campione lo sei dentro e fuori dalla pista. Ma vi dico, non tanto per lo sfogo da rabbia, che lo capisco, però non può andare tutto bene quando va tutto bene. Sei campione del mondo, vieni da un anno dove hai stravinto tutto, scritto record, pagine della storia della Superbike, al primo weekend negativo si spaccano i cupolini. Cioè, ma chi sei, Cassano? E qui vedete, ragazzi, che cerco di essere sempre il più oggettivo possibile. L'anno scorso qualcuno mi ha dato anche del fanboy di Toprak, semplicemente sono appassionato di moto, di gare, tifo e mi piace chi guida al limite, e comunque Toprak fa delle cose impressionanti sulla moto, al di là dei regolamenti, delle moto, eccetera, eccetera, però così no. Comunque, sul finale c'è stato spazio per un ultimo brivido, perché Remy Gardner cade alla curva 1 lanciando la moto nell'iperspazio stile Van de Mark in gara 1. Fortunatamente senza conseguenze, e così non ha chiuso nessuna gara tranne la Super Pole Race, e peccato perché il rettilineo porta il suo cognome. Ok, è quello del padre, però essendo a casa credo che gli sarebbe piaciuto fare meglio. Intanto Bautista, zitto zitto, si è completato una bella rimonta della Madonna, scalzando Iannone dal secondo posto, e al traguardo doppietta Ducati ufficiale. Non c'è storia, Bulega triplete e diventa il nuovo re di Phillip Island, e una menzione d'onore io la farei a Scott Redding, quarto al traguardo nonostante le penalità e in mezzo ai big per tutto il weekend. Magari non potrà sicuramente giocarsi il titolo, ma non mi stupirei lo vedessimo vincere un paio di gare. E da uno che si è preso insulti da mezzo paddock, ripresentarsi così non è male. Quinto Petrucci, sesto Sam Lowes, settimo Locatelli, poi Alex Lowes e ottavo Montella e decimo Bassani. E non so se ci avete fatto caso, ma qui abbiamo entrambe le Mimota in top 10. Vero che ci sono un po' di assenti, però. Comunque, vogliamo parlare di cose serie? Vogliamo dire qualcosa ai nostri piloti? 6 italiani nei primi 10 in gara 2, e Bulega intero weekend da mattatore assoluto. Non ha fatto nemmeno mezzo giro dietro a qualcuno. Semplicemente inarrivabile. Inarrivabile come la marca di moto che guida, che praticamente monopolizza tutte le posizioni di vertice in questo momento. Infatti la dichiarazione di Toprak è: questo campionato è un monomarca, Bulega è stato velocissimo, ma anche tutte le altre Ducati. Spero che la situazione cambi, perché nessuno ne è felice, e se non cambierà nulla non penso di correre qui anche in futuro. Beh, tanto che volesse andarsene questo era chiaro, ma il rimango solo se vinco come dichiarazione, boh, la vedo un po' bambinesca. È vero che sono sparate fatte da piloti, modificate dalla stampa, ed è comunque giusto che le facciano, perché se dicesse le cose in modo politico non verrebbero ascoltate, un po' come il discorso dei titoli clickbait su YouTube. Detto questo, alla luce di quello che abbiamo visto qui in Australia, sarà sempre così? Io direi di stare calmi. Quello di Phillip Island è un circuito molto particolare, in cui Bulega già l'anno scorso è andato benissimo, una pista velocissima, piena di curve di percorrenza e poche staccate, che sono il vero punto di forza di Toprak. Per il resto tutto come previsto, Honda che fa sempre la Honda, Yamaha da centro gruppo eccetto Moto X, Kawasaki con Gerloff mi aspettavo di più, e non male Bimota. Bene ragazzi, per adesso è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti le vostre previsioni e ci vediamo con il post MotoGP del Gran Premio di Chang, che quest'anno non ci facciamo mancare niente. Ciao!